Questa notte all'1:40 a Monreale, presso Palermo, mentre erano in corso i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, è stato ucciso il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Basile. L'hanno ammazzato in mezzo alla folla, in una strada stretta ad una ventina di metri dalla caserma dove aveva l'alloggio. Tornava a casa con la moglie e teneva in braccio la sua unica figlioletta di 4 anni, Barbara, che si era addormentata. È caduto sul selciato dove mani pietosi oggi hanno deposto mazzi di fiori. Gli hanno sparato alle spalle almeno 7 colpi a tiro incrociato. 5 hanno raggiunto il bersaglio tra la nuca e la schiena. Il capitano Basile, che aveva 30 anni, è morto 2 ore dopo all'ospedale di Palermo. Gli inquirenti non hanno dubbi. Si tratta di una vendetta mafiosa. Dopo l'assassinio di Piersanti Mattarella, l'ondata di omicidi di quel 1980 non accenna a fermarsi. La valanga sta prendendo velocità e si va dritti verso la seconda guerra di mafia. Gli ultimi 3 ostacoli da abbattere nella sua ascesa al vertice di Cosa Nostra sono rappresentati da Stefano Bontate, Gaetano Badalamenti e Salvatore Inzerillo. In seguito all'omicidio del commissario Giuliano nel luglio del 1979, a Emanuele Basile viene affidato l'incarico di seguire le indagini e grazie alla sua dedizione e alle sue spiccate qualità investigative giunge a individuare esecutori e mandanti. Decisive si rivelano le sue intuizioni non solo sull'omicidio Giuliano, ma soprattutto sul clan dei Corleonesi e sui grossi traffici di stupefacenti gestiti dalla famiglia di Altofonte. «6 febbraio 1980. Le indagini portano Emanuele Basile ad arrestare i membri delle famiglie del mandamento di San Giuseppe Jato, Antonino Salamone e Bernardo Brusca, e alla denuncia di altri sodali, tra cui Leoluca Bagarella, Antonino Gioè, Antonino Marchese e Francesco Di Carlo. Ma soprattutto le attività delle cosche inducono il capitano a formulare l'ipotesi che le famiglie facciano capo a Salvatore Riina, dei Corleonesi. Basile, infatti, come Giuliano, è tra i primi a capire il peso dell'intromissione del clan corleonese nel traffico di droga e di stupefacenti. Le parole che spiegano queste dinamiche sono racchiuse tutte nel suo rapporto, quello del 16 aprile 1980, che sarà l'ultimo. Consegnato nello stesso giorno, insieme ai faldoni, con tutta la documentazione, al giudice Paolo Borsellino. Quelle parole, così chiare e precise, vengono considerate troppo pericolose dalla mafia, che decide di fargli pagare con la vita il suo alto senso di giustizia e di dedizione al dovere. E la sua condanna a morte non si fa attendere. «4 maggio 1980. Sono le 1:40. Emanuele Basile sta rientrando in caserma dopo aver assistito ai festeggiamenti per la festa patronale in onore del Santissimo Crocifisso, quando viene colpito alle spalle, in mezzo alla folla, e crivellato di colpi da 3 uomini di Cosa Nostra. Porta in braccio la figlioletta Barbara, di soli 4 anni, che si è addormentata al sicuro tra le sue braccia e che in un attimo si ritrova a terra fra il sangue del padre. Basile le ha fatto da scudo per proteggerla dai proiettili, compiendo l'ultimo gesto di amore e altruismo della sua giovane vita. Accanto a loro la moglie Silvana, che cerca invano di proteggere il marito, mettendosi sul bersaglio dei sicari. Fortunatamente un colpo di pistola va a finire su un'agenda con copertine in argento che la donna ha con sé e che le salva la vita. Basile viene trasportato all'ospedale di Palermo, dove i medici tentano di salvargli la vita, con un delicato intervento chirurgico, ma muore durante l'operazione, lasciando nel dolore la moglie e Paolo Borsellino, accorso in ospedale. Dirà il fratello: «Mio fratello Emanuele sapeva che la mafia l'avrebbe fatto fuori. E io mi chiedo sempre, come fa un giovane capitano dei carabinieri di 30 anni, sapendo che deve morire, a continuare ad operare? La risposta è una sola. Lui ha sempre creduto nell'arma, ha sempre creduto nella legge e nella giustizia, e nel coraggio, fino all'ultimo».
Il solenne rito funebre è stato celebrato in cattedrale, presenti le massime autorità della regione. Subito dopo la salma del capitano Basile, il quinto tutore dell'ordine caduto in questi anni in Sicilia, per avere portato avanti con serietà e correttezza il suo impegno di lavoro, è partita alla volta di Taranto, città d'origine della famiglia. A commettere l'omicidio sono uomini legati ai Corleonesi: Puccio Vincenzo, uomo d'onore della famiglia di Michele Greco, Giuseppe Madonia, della famiglia di Resuttana, e Armando Bonanno, di quella di San Lorenzo. Nelle ore dopo l'omicidio, i tre, sorpresi in fuga nelle campagne di Monreale, vengono arrestati. Sostengono di trovarsi in quel posto per incontrare donne sposate, di cui rifiutano di fare i nomi, ma non vengono creduti e il giudice istruttore Paolo Borsellino li rinvia a giudizio per omicidio. La reazione degli organi statuali, invece, si dirige verso direzione opposta rispetto a quella degli ambienti mafiosi che hanno ideato ed eseguito il crimine. Difatti, dopo pochissimi giorni dall'uccisione del Basile, vengono denunciate alla magistratura 55 persone, tutte della famiglia di Salvatore Inzerillo e comunque estranee alla decisione di uccidere il capitano Basile. Vengono denunciate 17 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Fra le 17 persone, Giovanni Bontate, avvocato, fratello di Stefano, e Gaetano Badalamenti. L'inchiesta aveva subito un'accelerazione con l'arresto l'anno prima, da parte della DEA, di Filippo Tocco all'aeroporto Kennedy di New York, mentre portava con sé $600.000 da scambiare con 21 kg di eroina. Buscetta, ammesso al regime di semilibertà, durante l'espiazione di un residuo di pena per il traffico di stupefacenti, si allontana e raggiunge Palermo. Un comportamento strano, visto che ormai mancano pochi mesi alla fine pena. Comportamento certamente dovuto alla necessità della sua presenza a Palermo per cercare di appianare le situazioni e meglio controllare gli avvenimenti in corso. Prima si incontra a Roma con il suo capofamiglia, Pippo Calò, che non esita a stigmatizzare i comportamenti di Bontate, Inzerillo e Riccobono. A Palermo invece Buscetta incontra Bontate. Il Falco gli profila la sua intenzione di uccidere Salvatore Riina, unico modo, secondo il Bontate, di riuscire a fermare l'ascesa corleonese. Bontate spera così che Buscetta lo appoggi e anzi convinca anche Calò a passare con lui. Bontate afferma anche di averne parlato con Antonio Salamone, ricevendo da quest'ultimo la promessa di giustificazione ed appoggio in commissione della sua azione, ma solo a Riina morto. Pur avendo compreso che ormai il suo capofamiglia Calò è completamente asservito ai voleri dei corleonesi, Buscetta realizza un incontro chiarificatore fra i tre all'Autogrill Pavesi, in provincia di Roma, lungo l'autostrada del Sole. In quell'occasione, Bontate, Inzerillo, Calò apparentemente raggiungono l'accordo di consultarsi prima di partecipare alle sedute della commissione. Buscetta, con Bontate, torna anche sulla questione dalla Chiesa. Su questa idea di Cosa Nostra riguardante un attentato a Dalla Chiesa nel 1979. Sì, ricordo che io le chiesi, ma come curiosità, perché già era passato del tempo quando ci siamo visti con Bontà, credo che era passato qualche anno. E dissi, ma che cosa era la faccenda della Chiesa? Perché voleva far rivendicare? Lui mi rispose, ma non ne parliamo più, è cosa passata. Ma comunque, il fatto è che su Della Chiesa, con i successi che ha ottenuto, con le Brigate Rosse, si sia montato un po' la testa e sembra che voglia, addirittura aspira a delle grandi incariche, magari a livello di presidenziale. Cioè che la montatura che si era costruito attorno al generale Della Chiesa per i successi ottenuti sui brigati aveva fatto sì
che secondo alcuni ambienti politici non era più il caso che il generale della Chiesa continuasse a vantare i successi ottenuti sui brigatisti. Quindi lei ha detto che Bontate parlò di alcuni ambienti politici che avevano dato questa motivazione, ma disse qualcos'altro o le disse qualcosa che la mise in condizione di capire qualcos'altro o no? Se le devo dire la verità, non mi ricordo, perché io non avevo nessuna curiosità, in quanto a me non mi importava se il generale della Chiesa diventava il presidente d'Italia. Era una cosa che per me avevamo altre cose a cui pensare e quindi non ho chiesto. E allora la domanda è: Bontate parlò di un interesse della mafia? Sì, lei parla. Il Bontate, ma anche banalmente anni dopo, mi disse che non c'era nessun interesse da parte mafiosa ad uccidere il generale della Chiesa. Dopo l'omicidio del capitano Basile, ad opera dei Corleonesi, le indagini vengono indirizzate dal procuratore della Repubblica di Palermo, Gaetano Costa, verso il clan Inzerillo, con 55 denunce. Per la seconda volta, dopo il caso di Cristina, la famiglia Inzerillo subiva le conseguenze di omicidi voluti e portati a termine dai Corleonesi. Per dimostrare di non essere in un angolo e di avere la forza anch'egli di prendere autonome determinazioni al di fuori della commissione, Inzerillo ordina l'omicidio di Gaetano Costa. Ma l'effetto ottenuto è opposto, poiché solleva reazioni negative in ambito mafioso, tanto che Calò, parlando con Buscetta, afferma che Inzerillo si è comportato da bamboccio. Lei, signora, questa mattina al presidente Pertini ha chiesto che sia istituita una commissione d'inchiesta. Perché? È necessario l'intervento delle forze dello Stato. Lo Stato fino a questo momento è stato assolutamente, diciamo così, assente. Sono 5 mesi che è morto mio marito, ma tanto tempo che sono morti anche altri, un morto dopo l'altro. La città si è abituata a vivere col suo morto quotidiano, ma di questi morti, né di quelli eccellenti, né di quelli non eccellenti, si è mai saputo niente, e a livello di killer e a livello di mandanti. Nel nostro paese c'è della gente che sbaglia perché omette, sbaglia perché dimentica, sbaglia perché è leggera, ma sbaglia. E gente che non ha sbagliato, che solo perché ha fatto il proprio dovere fino in fondo, solo perché ha avuto del coraggio, paga con la vita queste cose. E allora anche gli altri debbono pagare. Ci sono omicidi che ancora non sono spiegati. Fra questi è l'omicidio del procuratore Costa. Bisogna andare al di là del puro livello criminale, comprendere quali realtà questi uomini avevano compreso, per chi e per cosa essi rappresentavano un pericolo così grande da precisare il ruolo del Bontate col Badalamenti era di natura molto molto intima, tanto che Bontate, dopo l'espulsione di Gaetano Badalamenti come capo della commissione, lo andava a trovare senza che gli altri fossero a conoscenza. Se ho ben capito, lei vede Bontate che continua a frequentare riservatamente Badalamenti anche dopo l'espulsione. Sia Bontate sia Giovanni. Quindi sia Stefano sia Giovanni. Sia Stefano sia Giovanni. E ricorda quante volte le è potuto capitare di osservare questa frequentazione? Non posso, dopo l'espulsione, non posso ovviamente. Ricordare, quantificare quante volte. Ma diciamo è accaduto raramente o è accaduto più frequentemente? Certo, erano delle occasioni molto più rare rispetto a quando il Badalamenti era a tutti gli effetti inserito in Cosa Nostra. Ma il Bontate coglieva spesso l'occasione per andarla a trovare. E sa come mai si poté realizzare questo
questo fatto, cioè era normale frequentare una persona messa fuori Cosa Nostra? No, veramente non era normale, ma il Bontate era molto legato a Gaetano Badalamenti. E quindi, nonostante fosse stato sanzionato con l'espulsione, continuava a frequentarlo. Questo, mi scusi se le ripeto la domanda, è caduto Certamente in una maniera molto riservata. in maniera molto riservata, ovviamente. Dico, mi scusi se le ripeto la domanda, ma questo è caduto personalmente sotto la sua diretta percezione, cioè lo ha visto con i suoi occhi? E addirittura qualche volta accompagnava il Bontate. Vuole dire al Tribunale se ricorda qualcuno di questi luoghi dove accompagnò il Bontate? A casa sua personalmente, sul corso principale, diciamo, a Cinisi. Quindi a Cinisi. Da lì, anche perché in quel periodo era un periodo critico per la struttura di Cosa Nostra, vi erano dei conciabigli fra Bontate, Reina, Calò, e proprio in quell'anno, all'inizio di quell'anno, si è rifatta una pacificazione diciamo di faccia. All'inizio del 79 o dell'80? Alla fine del 79, inizio 80, c'è stata una riconciliazione, ma una riconciliazione che come una riconciliazione di facciata, tanto che Bontate è stato rieletto nella primavera dell'80 a pieni voti e quindi con grande entusiasmo da parte degli altri. Certi delitti di una certa importanza, di una certa rilevanza sociale, non turbano solo l'opinione pubblica, ma a volte vengono a turbare moltissimo lo stato detentivo degli imputati di Cosa Nostra. È un insieme di cose. Quindi ci può essere la reazione anche del soldato semplice, alcune volte, se ciò non accada, che fosse delegittimato dalla commissione. Anche un soldato semplice potrebbe cominciare a lamentarsi, a dire adesso io non esco più dal carcere, magari il processo che si sta per fare con me ci sarà un antagonismo in più da parte magari del giudice nel condannare questi fenomeni delittuosi. Quindi è un coinvolgimento totale, non solo dell'opinione, ma anche della struttura in sé stessa. E per quel che mi risulta a me, non c'è stata mai eccezione che alcuni delitti non siano stati decisi in commissione. Ma va precisata una cosa però, ci sono state eccezioni che non tutti i membri erano necessariamente a conoscenza, come in alcuni casi, come Bontate, per il capitano Russo, faccio un esempio, non era stato informato, come il Boris Giuliano non è stato informato. Ecco, allora questa è un'eccezione alle regole, che ci sono stati dei casi in cui non tutti i componenti della commissione... No, scusi, per capirci, perché può darsi che oltre a Bontate ci fosse qualche altro che non lo sapeva. Che magari io non lo sapevo. Ecco, allora io posso rappresentare quello che a me risulta. Sicuramente quelle persone che avevano legami strettissimi fra di loro, Francesco Madonia, Salvatore Reina, Pippo Calò, Michele Greco ed altre persone che io ho rappresentato nelle mie dichiarazioni, erano sicuramente in rapporti tali, Giuseppe Giacomo Gambino, erano in rapporti tali di sintonia e di uniti che mai al mondo si poteva pensare che ci sia stata un'eccezione, che qualcuno di essi non fosse stato informato o che comunque era contrario a una decisione simile. Perché indipendentemente dal rapporto che facevano parte della commissione, c'era un rapporto personale. Vi era una morbosità nel stare insieme. C'era un rapporto personale. Invece in altri casi io posso dare il mio parere o quello che io ho saputo dell'eccezione alla regola di quel determinato delitto. Ma in linea di massima la commissione nasce, esiste e continua a esistere per decretare i delitti di una certa risonanza sociale. Quindi quando c'è qualcuno che non viene messo a conoscenza è perché di fatto viene posto in qualche modo fuori dalla commissione. Noi lo possiamo notare benissimo, perché da lì a poco quell'uomo sarà o estromesso o ucciso, quindi abbiamo una base di ragionamento, un punto di riferimento. Poi saranno i fatti a determinare se in quell'occasione c'è stato qualcosa o meno.
Con riferimento a questo ultimo problema della componenti della commissione che sono estromessi e poi finiscono uccisi, nel 79, marzo 79 viene ucciso Michele Reina con una decisione unanime della commissione che comprende anche Bontade, giusto? Sì. Poi c'è un periodo invece di evidentemente di non equilibrio interno alla commissione, ci sono delitti come l'omicidio giuliano, che è il luglio dello stesso anno, 79, in cui Bontade è tenuto all'oscuro. Poi c'è un periodo di tregua che la realtà successiva dimostrerà pressappoco apparente o perlomeno provvisorio, che comprende, che va dalla fine del 79 all'anno 80 e in cui ricade anche il delitto Mattarella, che lei oggi ha confermato sapere per scienza diretta essere deciso dalla commissione nella sua interezza con un ruolo anzi estremamente importante di Stefano Bontade, che manda anche uno dei suoi uomini come autore materiale, giusto? Partecipante. Come partecipante. Si può già verificare, come la signora Boscia ha detto, quella differenza che nell'omicidio Reina la commissione è d'accordo, nell'omicidio Giuliano allora non sono d'accordo, no, è il fatto che Bontade non è informato, non che la rimanente non sia. Tant'è vero che durante l'omicidio Mattarella c'è un'unitarietà della commissione, mentre da lì a poco, il 3 o il 4 maggio, quello che è stato l'omicidio del capitano Basile, non è che certamente Bontade era a conoscenza di questa situazione, è tutto un modo di strafare siamo proprio diciamo, in un periodo di Totò Reina e dei loro diciamo, persone che in stretta collaborazione a mettere a umiliare Bontade o altri, a metterlo in minoranza. È proprio un periodo, quello di cui ci stiamo occupando, di transizione e di nuovi equilibri. Lei ha detto, se ho capito bene, passando ad altro argomento, ha fatto, o perlomeno nasce dalle sue parole, una specie di distinzione per i vari delitti fra un motivo di fondo, che è il vero motivo, e una occasione, se così si può dire, del fatto di delitto, che poi è quello che viene detto per primo, molto spesso perlomeno viene detto alla generalità degli uomini d'onore. Esatto, perché lei dice, per Reina il motivo